a poca distanza poi dalla postazione verso sinistra, in una piana proprio quasi bianca di sabbia chiara, abbiamo visto due battaglie di carri, una tremenda che si sono distrutti un po' tutti, inglesi e italiani tedeschi, gli M13 italiani, M13 e M14. La Pavia era spostata leggermente dietro. C'era 85 e non c'era solo 185, c'era il quinto. Eravamo in una posizione fortunata, invece ci sono stati di quelli che erano avanti, nelle buche individuali, li chiamavamo campanelle d'allarme, no? Perché se arrivavano i carri erano i primi a vedere i carri e se non facevano in tempo a ritirarsi, data la distanza, perché era l'alba, magari un po' di ghibli non vedevano, e allora attaccavano il carro in quel modo lì, uscivano dalla buca, aspettavano nella buca, se il carro passava sopra mettevano la mina. E se invece passava di fianco, che sorpassava la buca, saltavano fuori e la salivano da dietro, saltando sopra e buttando la carica nella torretta. Poi nella postazione c'era un fucile mitragliatore Breda, io ho la Breda 37, fantastica, fantastica, non si inceppava mai. Avevamo due canne, per eventualmente quando sparava troppo. Io non ho mai avuto bisogno di cambiarla perché, come dico, munizioni erano poche, quindi non è che c'era da sparare a vanvera, si sparava quando proprio c'era bisogno di sparare. E poi c'era il fucilone polacco, perché c'è un nome strano, ma era polacco il fucilone, a canna lunga, che aveva pallottole perforanti abbastanza, perché in effetti sparava molto lungo, anche sui 1500 metri, praticamente a 200 metri forava 1 centimetro di acciaio, la pallottola, quindi aveva un certo potere e munizioni, tant'è che è capitato che il mio caporale mi ha decarletto, piano, mentre stavo sparando, mentre la fanteria tentava di attaccare. C'era con noi il comandante, quello che è diventato il comandante di compagnia, perché comandante, vicecomandante e altri non si sono più visti. Perché in effetti noi non possiamo dire più di tanto, perché quelli che hanno scritto libri con i racconti che sono stati fatti dopo in prigionia, ma quando eri in deserto non avevi contatto con nessuno, se non il tuo caposaldo. Io sono uscito, 2 notti sono uscito, sono andato alla 20ª, sulla mia sinistra, nel 7° battaglione, a trovare un amico carissimo, eravamo in Sicilia assieme, e un'altra volta sono andato al 5° con l'altro amico, sono le foto di quei 2 amici lì, eravamo in Sicilia assieme. Quando siamo andati nei parà, uno al 5°, uno al 6° e uno al 7°.
E mi ricordo una notte sono andato da uno, una notte sono andato dall'altro, perché proprio per fare qualcosa, perché anche prima dell'attacco eravamo proprio tutto il giorno in buca, era una cosa tremenda. Per noi abituati a fare ginnastica tutto il giorno. C'è stato un battaglione che ha fatto un sacco di prede anche. Sono tornati perfino con un cannone da 88 e uno jeep, ma non mi ricordo più che battaglione era. No, era del sesto, era il tenente Acconci. Era il tenente Acconci. È tornato con una jeep e un cannone. Preso prigionieri gli inglesi, perché loro spesso venivano fuori di notte, col cannone trainato, giravano, sparavano e alla mattina prima dell'alba andavano, no? Tornavano indietro. Mangiare non esisteva, arrivava di sera o di notte nelle marmitelle lì e non si vedeva cosa c'era dentro, ma probabilmente erano più mosche che pasta o riso, perché le mosche erano un flagello. Bisognava tenere la bocca chiusa perché arrivavano. Cercavano l'umido, e l'acqua, anche quella, quando arrivava, perché qualche volta la macchina che doveva portare l'acqua saltava su una mina o si insabbiava, non arrivava, comunque era un quarto al giorno, ultimamente un quarto al giorno. Forse non abbiamo mai avuto più di un quarto al giorno. Forse la prima postazione, quando abbiamo dato il cambio bersaglieri, forse. Se no, un quarto al giorno. Tant'è che siamo arrivati, che avevamo il telo tenda sulla buca, ognuno buca individuale, molto basso per non farlo vedere. Prendevamo i due lembi dei lati, due spigoli, li alzavamo sul picchetto, di modo che il telo faceva così, qui mettevamo la gavetta e c'erano due dita di rugiada al mattino. Però qualche volta siamo dovuti allungarla, colorina, per avere qualche goccia in più. 2 volte. Stavamo con intercolite, eravamo tutti con l'intercolite, quasi tutti. Una notte, l'ultima notte, prima dell'attacco, siamo usciti di pattuglia con un sergente favoloso, medaglia d'argento sul campo in Jugoslavia. Era un gambissima. Difatti si è alzato un ghibli spaventoso, non ci si vedeva e allora eravamo piuttosto uniti, no? Piuttosto vicini per cercare di non disperderci. A un certo punto il sergente fa segno e difatti sentivamo cingoli di carri armati, fusti che rotolavano, parlare inglese, parlare lingue che non capivamo cos'erano. Praticamente se avanzavamo ancora di 20 metri eravamo dentro il campo inglese. E ci è andata bene. E difatti quando siamo rientrati mi ha dato le notizie, ha fatto un rapporto il sergente, ha detto abbiamo i carri armati qui, ma ce ne devono essere un'infinità perché il rumore che avevamo sentito la notte era diffusissimo.
e avevamo un piccolo osservatorio proprio vicino alla postazione e ha detto beh, non esagerare, no, si esagera per me è così. Vediamo, quando l'alba si è schiarito tutto, ho guardato giù col binocolo, era un tenente, si è girato, ha detto avevate ragione, altro che c'era schierato un'infinità di mezzi corazzati a breve distanza, difatti la notte dopo hanno attaccato. Erano grossi, c'erano gli Sherman sicuro. Sherman senz'altro, roba grossa e blinde, ma a centinaia, a centinaia. Difatti quando hanno aperto il fuoco l'orizzonte non c'era una fine, era tutto l'orizzonte fuoco. Sparavano non so quante batterie, lo dicono i libri, qualcuno dice una cifra, qualcuno dice un'altra. Ma è stata una cosa impressionante. So che io e il caporale eravamo in mezzo alle mine perché avevamo un'intercolite e guardavamo ovviamente la parte del nemico. Quando abbiamo visto quel bagliore siamo saltati dentro le buche aspettando cosa succedeva. C'è stato un bombardamento bestiale. 23 ottobre. Proprio il giorno dell'attacco, dell'inizio dell'attacco. La ritirata che è stata ordinata la notte del 2 al 3. Cioè, abbiamo avuto l'ordine di ritirarci, ci siamo ritirati una decina di chilometri, 15, non so. Eravamo dentro in un wadi forte. È lì che ci hanno dato l'ultimo gavettino d'acqua. E anzi ho avuto un momento di, non so se di rabbia, ero pieno nelle palle. Infatti eravamo dentro e quelli bombardavano, sparavano, poi sono venuti a parlare dicendo di arrenderci, che sapevano che non avevamo più acqua, non avevamo più viveri, non eravamo coi comandi, in contatto coi comandi, eravamo alla mercé di quello che poteva capitare. E allora io sono uscito allo scoperto praticamente con una cassetta munizioni, ho levato qualche piastrina e mi sono messo a sparare. Erano vicinissimi, no? E dopo un attimo fischiavano le pallolte della 20 mm, non perforanti grossi, infatti li vedevo schizzare sulla sabbia, ma è stato un momento che ero fuori, non capivo più niente, ero stufo di questa situazione. E la rabbia contro gli inglesi mi ha fatto fare quel gesto lì e che i miei soci dietro, Carletto vieni giù, ma sei matto, vieni giù, non vedi che ti sparano contro, sei sotto il fuoco diretto. E allora dopo aver sparato 2 o 3 piastrine, da 20 colpi una, sono tornato giù. Difatti quando ci hanno preso gli inglesi eravamo al limite, se aspettavano mezza giornata ci raccoglievano tutti, avevamo già le labbra gonfie, la lingua alta così, non si respirava quasi più. Le racconto un fatto che le dice come eravamo conciati. Dopo l'onore delle armi, perché abbiamo avuto l'onore delle armi, tutti i mezzi corazzati schierati, tutti fuori dalle torrette, con il loro tremolio lì, chi giù, chi sul carro, hanno avuto un rispetto veramente, eravamo gli ultimi, gli ultimissimi. Penso che il mio tenente,
comandante di compagnia Piccini, ero l'unico rimasto con lui del plotone, della compagnia addirittura, e aveva ancora il pugnale, mentre ci stavano mettendo in fila l'ha preso, l'ha buttato nella sabbia, no? Un inglese, doveva essere un ufficiale, è andato a raccoglierlo, gliel'ha infilato nel guarda e ho cercato di capire qualcosa, ho capito onore, qualcosa di simile. Dopo Piccini me l'ha detto, ha detto che era l'onore delle armi, che quindi dovevo sfilare con l'arma ancora infilata, per dire il rispetto che hanno avuto nella resa, diciamo. Il primo camion che ci ha portato al primo reticolato in deserto, c'era su un anziano inglese con il fucile e noi prigionieri tutti sul camion. E eravamo con le labbra lì, conciati. E a parte il fatto, c'era in noi ancora uno spirito dei 20 anni, diciamo. Tant'è che uno della mia squadra mi ha detto: Carletto, come sei brutto, sei bello tu, guardati allo specchio se ce l'hai. E si parlava così, l'inglese ha visto che avevamo il coraggio quasi di sorridere con questa bocca, e allora ha preso la borraccia. Quando ha preso la borraccia abbiamo cercato di prenderla, no, ha fatto capire. E lui, da vecchio soldato, diciamo, sapeva che se bevavamo acqua in quelle condizioni potevamo anche rimetterci la pelle, perché così disidratati bisognava prima bagnare le labbra piano piano. E mentre faceva questo, perché ha chiesto se avevamo qualcosa, difatti uno ha dato un fazzoletto e si bagnava e piangeva, in inglese. Pensi come eravamo conciati per far piangere un nemico. Noi abbiamo pensato dopo però che probabilmente avrà avuto qualche figlio su qualche altro fronte, e allora vedeva in noi un figlio probabilmente, perché quelle lacrime lì erano troppo in contrasto con la situazione, diciamo.